Questa è una gara completamente falsata. Ma siamo fuori! La gara è partita adesso! A caso, così! Oh! Ragazzi, se partono tutti dalla pit lane alla prima curva, ci portiamo a casa un morto. Mugello, seconda tappa del campionato Midget. Che pista, io ve lo giuro, io amo questa pista, è troppo bella. Tutti quei sali e scendi, le curve cieche, è troppo bella, cioè è proprio una di quelle piste vecchio stile di cui si sente parlare alla televisione. Quella pista che segue la conformazione del terreno, che segue tutti i sali e scendi. Bellissima, veramente stupenda. Comunque, vabbè, veniamo a noi. Arriviamo da un weekend decisamente sfigato, anzi, sfigato è un eufemismo. Ma non importa, perché questa potrebbe essere la nostra pista e questo sarà il nostro weekend, me lo sento. Nei test siamo andati forte e il team è super carico. Oltretutto abbiamo anche l'aggiornamento aerodinamico con i finestrini, il famosissimo che mancava a Vallelunga. Cosa si può volere di più? Attenzione, colpo di scena, cioè che poi non è tanto un colpo di scena perché è come da programma, ma siamo al Mugello, ce l'hanno fatta, ci hanno rimontato la macchina, hanno finito un'altra volta last minute perché non erano arrivati i pezzi. Venite a vederla perché abbiamo Cofano, che è quello tutto nuovo, ma venite, ci sono dei colpi di scena incredibili. Vetri, vetri, vetri e vetri anche dentro. Quindi teoricamente si dovrebbe andare forte. Alberto ha già fatto il primo turno di libera, adesso tocca a me. E dai, siamo carichi, questo weekend conosciamo la pista. Abbiamo fatto il test invernale qui, quindi dovremmo essere già in bolla. Però vediamo, adesso tocca a me. Molto complicato perché dobbiamo ancora trovare un assetto, la macchina era molto leggera sul posteriore e continuava a lasciarsi andare, continuava a perdere il posteriore, tanto traffico, tantissimo, quindi si aggiunge l'ulteriore complicazione di non avere un vero giro da cui prendere i riferimenti, perché comunque traffico una volta, traffico l'altra e non ho fatto un giro completo. La pista per fortuna mi piace, la pista la conosco bene, quindi
teoricamente una volta che abbiamo sistemato il setup, domani mattina la mia preoccupazione più grande sarà quella di trovare tanto spazio e fare un giro fatto bene e portarmi avanti, anche perché, attenzione, attenzione, danno pioggia sia domani pomeriggio che domenica, per cui c'è l'alta probabilità di fare 2 gare sul bagnato. Ma non pensiamoci per adesso, quello che ci interessa adesso è sistemare la macchina al meglio e fare una bella qualifica domani mattina. Ciao, questa è la situazione abbastanza ambigua, stiamo andando a fare la foto di gruppo e siccome sono pigro come la merda, ho deciso di salire da passeggero. Ma non c'è il sedile, quindi è mega scomoda sta cosa. Siamo tutti amici in questo mondo. Minchia, c'è 2 mi hanno buttato fuori e 2 me li metto di fianco alla foto. Questo è un buon momento per far vedere l'interno della macchina. Molto accogliente. Questa è la nuova portiera con finestrino che si apre. Oh, vabbè, adesso no. E basta. Un po' come una macchina stradale, insomma. Uguale. Stessi comfort. Stessa insonorizzazione. Sensori di parcheggio. Aspetta. Questo ve lo racconterà Alberto nel suo video insieme a un paio di altre cose. Vabbè, passiamo direttamente alla mia qualifica. Ok, ci siamo, la qualifica in uno dei circuiti più belli del mondo. Vi ho già detto quanto lo amo, non lo ripeto, ma lo amo. Alberto non è andato fortissimo, la macchina sembra faticare un po' con la velocità di punta, ma non importa. Qui bisogna fare un outlap assolutamente velocissimo perché abbiamo solo 15 minuti e devo fare più giri possibile perché in questa pista per qualche motivo non riesco a spingere fin da subito. Sarà la carenza di esperienza? Sicuramente sì. In 15 minuti teoricamente si dovrebbero riuscire a fare 6 giri, quindi devo spingere e sperare che non ci siano bandiere. Ok, ci siamo, primo giro lanciato. Davanti ho spazio, i freni sono caldi, le gomme sono calde, io sono caldissimo, quindi diamo tutto fin da... No... Come bandiera? Come bandiera nell'outlap? No, bandiera rossa. Ok, ci siamo. Adesso è il momento di dare tutto davvero. Bisogna andare forte. Outlap velocissimo e si va. Come non detto, un'altra bandiera. Io non lo so. Adesso rimane poco tempo, forse un giro. Speriamo di riuscire a farne 2, ma la vedo dura. Bene, ci siamo, questo è l'ultimo giro disponibile, nonché purtroppo il secondo. Il giro prima non è andato benissimo. Ho davanti una macchina, spero che non mi dia troppo fastidio verso la fine del giro, ma siamo pronti a lanciarci su uno dei circuiti più belli e più mozzafiato di tutto il mondo.
E siamo all'ultima curva dove è fondamentale lanciarsi fortissimo. Qui bisogna per forza uscire bene perché il rettilineo è lunghissimo. In gara le scie saranno fondamentali, in qualifica ancora di più. Purtroppo non ho la scia, faremo senza, non posso farci niente. E ci siamo, terza, quarta, quinta e sesta, quindi si arriva veramente super al limitatore nel circuito del Mugello, che è pazzesco, raga. Voi non potete immaginarvi che cosa voglia dire correre qui. Vedrete nelle gare, le scie qui faranno veramente tantissimo. Qui si stacca tardi, di solito agli 80 metri io stacco leggermente prima e devo davvero imparare tanto a inserire perché qui perdo un sacco di tempo in uscita. Uscita in salita che ci porta alla prima variante, una chicane sinistra-destra abbastanza lunga dove è fondamentale sacrificare l'ingresso per portare tanta velocità in uscita perché questo piccolo rettilineo è un ottimo punto di sorpasso in gara. Seconda variante, si entra in terza, è fondamentale la percorrenza. Qui bisogna andare forte e bisogna assolutamente uscire fortissimo perché questa curva ci porta al pezzo più incredibile e più bello di tutta la pista, nonché anche forse uno dei più veloci. Casanova Savelli, qui si va in discesa e inizia a sentirsi la forza G anche con questa macchina che non hanno le slick. Ma attenzione perché si arriva in un punto fondamentale. Non è un punto tanto importante per i sorpassi, ma è importantissimo per impostare l'uscita, che sì è un punto di sorpasso. Arrabbiata 1 e arrabbiata 2, ragazzi, qui non si vede niente. L'uscita dell'arrabbiata 2 fa veramente paura perché devi solo sperare di averla impostata giusta e trovarti preciso sul cordolo. Anche qui si va in discesa, scarperia Palagio, per poi arrivare in uno dei punti più fondamentali per il sorpasso in tutta la gara, che è il piccolo rettilineo prima del correntaio. Anche qui inserimento non ideale e tra l'altro sto iniziando ad arrivargli un po' troppo sotto. Purtroppo questa macchina mi darà fastidio verso la fine, soprattutto in queste due curve che arrivano, le biondetti che si fanno in pieno. Raga, in pieno, non sto scherzando, si va veramente forte. Si mette alla quinta l'uscita delle biondetti per impostare l'ultima curva. Il correntaio qui è fondamentale per correre forte e uscire ancora più forte per prendere tutte le scie possibili per avere più velocità possibile in uscita, perché si ritorna sul rettilineo di partenza e da qui ricomincia un altro giro. Giro non ideale, non sono andato fortissimo e ho commesso tanti errori, però purtroppo è quello che è. Sto imparando e ogni giro mi serve per capire la macchina meglio, per capire come si comporta. E purtroppo è un giro un pochino falsato, perché comunque alla fine ho trovato la macchina davanti che ha fatto, a parte una traiettoria stranissima alle biondetti, ma poi comunque mi ha rallentato. Non si parla di secondi, ma avrei potuto guadagnare, secondo me, un bel po' in quel punto, nonostante i tanti errori che ho commesso. P12, ce la facciamo andare bene, dai. Allora, qualifica fatta. Beh, i problemi alla macchina direi abbastanza risolti. Purtroppo, come al solito, la sfiga ci perseguita e abbiamo beccato 2 o 3 bandiere rosse, che in un turno di 15 minuti vuol dire fare 4 outlap al posto di 1, ergo non ideale. Però la macchina va. Considerando il quantitativo di giri che ho fatto ieri, che è 0, e i quantitativi di giri che ho fatto oggi, che è 3, il tempo è buono. P10, allora, sicuramente 1, tanto da imparare proprio a livello di pista e di guida, perché vabbè, il tempo vero lo perdo lì, però più di così io non potevo davvero fare, perché ne avevo tanto di più a livello di tempo, però purtroppo con 3 giri sulle spalle o con 2 non è che puoi entrare e dire boh, spacco tutto e faccio il tempone. Devi comunque prenderti i tuoi tempi e regolarti, o almeno per me è così, e quindi questo è il tempo migliore che potevo fare. Peccato per l'ultimo giro che purtroppo ho beccato un pochino di traffico, quello poteva essere un giro che mi portava ancora un pochino più avanti, però dai, ci siamo, la direzione è quella giusta. Ogni tanto lo sport richiede che vengano fatte certe scelte e da atleta so benissimo che queste scelte le posso fare solo io e nessun altro. Beh, Alberto ha deciso di non correre perché non è ancora totalmente in forma dopo l'incidente di Vallelunga, e come biasimarlo. Quindi mi si presenta la possibilità di correre tutte e 4 le gare. Vorrebbe dire però abbandonare totalmente la remota possibilità di vincere il campionato, visto che il sistema a punti dimezza il punteggio di chi corre 4 gare, e partirei ultimo in gara 1 per penalità. Ma dall'altra parte potrei fare tantissimi chilometri che per la mia crescita sarebbero fondamentali. Che cosa faccio? Che cosa faccio? Ebbene sì, Da 1 a 4. cari amici, da questo momento io sono Alberto Nasca, nel bene e nel male.
No, Alberto purtroppo ha avuto un problema, sarà sua premura spiegarvelo, non lo faccio io, per cui non correrà le 2 gare. Ergo, siccome io ho bisogno sicuramente di fare chilometri e esperienza, corro io al posto suo, quindi farò 4 gare al posto che 2, con l'unica inculata che non posso prendere il suo posto di qualifica, per cui lui sarebbe partito P8, non essendo io Alberto ma essendo Ian, viene completamente rimpiazzato il pilota, quindi parto ultimo in gara 1. È una buona opportunità per fare chilometri, una buona opportunità per fare esperienza. Chiaramente non va a giovare i punti in campionato perché, come avevamo già detto, se si fanno 4 gare i punti vengono divisi per 2, per cui gara 1 parto ultimo, o faccio il miracolo e arrivo veramente tanto davanti, oppure comunque non sarà ideale per i punti in campionato, ma metto sicuramente adesso l'esperienza soprattutto, per cui vado a vestirmi perché faccio 4 gare. Andiamo. Adesso, per farvi capire il disagio e l'incomprensione, vi lascerò senza grafiche e senza nessun riferimento, così da poter capire davvero, mettervi nei miei panni e capire perché è successo quello che è successo, o meglio quello che sta per accadere. Immaginatevi di essere isolati in una macchina senza sapere cosa sta succedendo fuori. L'unica cosa che vedete è un cartello Wet Race. E da quel che sapevo io, dal momento in cui danno Wet Race c'è l'obbligo di montare le gomme wet. Quindi questo sarà un giro di warm up per poi rientrare, montare le wet e fare tutta la procedura di partenza. Vero? Ma quindi questa è una gara completamente falsata. Completamente falsata. Siamo fuori! La gara è partita adesso! A caso, così! Oh! In 3 erano schierati, tutti gli altri 30 qui! Follia! Cosa succede? Perché sono partito dove? Dove sono? Cosa cazzo fare? Vai! Perché sono partito in non partito l'ultimo, raga! Dicono poi per la gara nessuno mi ha detto che è partita. Nessuno mi ha detto che si è partita così. Andiamo, dai, vado. Andiamo. Devi solo andare. Allora andiamo, dai. Niente, a questo punto la gara direi che è bella che è andata. Ma perché è successo tutto questo casino? Perché? Di base è perché siamo arrivati tardi in pit lane, noi insieme ad altre 20 macchine. Errore che è nato dal meteo incerto. Il team non ha colpe, loro ci hanno preparati in tempo e hanno fatto tutto il possibile per evitare che quella fosse la procedura di partenza. Pericolosissima, immaginatevi 20 auto che partono senza ordine di partenza dai box. Ovviamente qualcuno si fa male. Io dall'altra parte mi assumo le mie colpe. Avrei dovuto sapere che era una partenza da pit lane e che a quel punto l'ordine di partenza non contava più. Ci sarebbe voluta un po' più di malizia da pilota, che però purtroppo ancora non ho. Sì, perché se si arriva in pit lane e la si trova chiusa, si parte da lì, senza ordine di partenza, in base a come sei in pit lane, parti e vai. Quindi purtroppo ho sprecato un bel jolly, perché sarei partito ottavo al posto che 25esimo. E sarebbe stata quasi sicuramente una top 10 facile facile. Però con i se e i ma non si va lontano, questo lo so benissimo.
e questo insegnamento importantissimo sicuramente non me lo dimenticherò. Comunque questa è andata e non ci possiamo fare niente se non portarci a casa questo insegnamento, ma guardiamo avanti perché restano altre 3 gare da fare. Che cazzo, sono partito ottavo al posto. Meccanici della tabella o il tabellone? È inutile che io sto fermo. Cioè, Cioè, capisci che se vengo schierato mi dicono anche da qua, mi dicono vai poi in griglia vi schierate. Ok? Cosa dico? Entro, faccio un giro di allineamento, faccio passare tutti, mi metto in griglia, facciamo il pre-griglia, i 5 minuti, i 3, l'1 e poi si fa la nostra gara. Se questo mi fa vai, entro, 2 si sorpassano, 2 scaldano le gomme, 1 bandiera minchia, non c'è una bandiera verde manco per il cazzo. Cosa devo pensare io nella mia testa? Che è iniziata la gara? Ma mai e poi mai, poi uno wet race e poi... Cioè, ma come faccio io a sapere che è iniziata la gara se non c'è una bandiera, se non c'è uno schieramento? Però tu mi hai detto non partire. non partire perché? Perché tutti i team manager, parlando così, abbiamo detto ragazzi, se partono tutti alla pit lane alla prima curva, ci portiamo a casa un morto. Gente scandalosa. E grazie a Dio che è andata verso destra, perché lì se andava verso sinistra succedeva.